Allora, vediamo un po' cosa c'è in frigo oggi. Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High o bentornati. Allora, in questo episodio vedremo 5 cibi che ho nel frigorifero oggi. Li passeremo in rassegna uno per uno e vedremo un po' che cosa sono e come si cucinano, quali sono gli ingredienti. Quindi questo vi darà modo di migliorare il vostro vocabolario. Allora iniziamo con questi due. Allora, cosa sono questi? Questi sono dei sausage roll, ok? Io al momento non sono in Italia, quindi vedrete anche dei cibi che non sono tipicamente italiani, come questo. Questo è un cibo inglese ed è uno snack o anche un pasto leggero che gli inglesi utilizzano e che mangiano. E in particolare questi come vedete sono della marca Quorn, sono vegani, ma i sausage roll, che in italiano si tradurrebbero come rolle di salsiccia, rustico di salsiccia, però in realtà non c'è proprio un equivalente esatto del sausage roll. Questa è una cosa tipicamente, un cibo tipicamente inglese. Però ecco, l'originale inglese non è vegano, ha la carne, quindi sono c'è la pasta sfoglia che racchiude una salsiccia di carne. Questa invece è pasta sfoglia che racchiude una salsiccia di soia, ok? Quindi è un sostituto proprio della carne. Gli ingredienti in realtà includono farina, includono oli vegetali come l'olio di girasole per costituire la pasta sfoglia. E poi la salsiccia stessa, in realtà vi ho detto che è di soia, ma sì, in alcuni di queste marche di sausage roll è soia. In questo caso, essendo Quorn, è proprio fatto di microproteina, quella appunto brevettata da questa marca. E poi ci sono diverse spezie, sono molto gustosi, sono già cotti e pronti appunto per essere mangiati, quindi vanno molto bene se per esempio siete in pausa pranzo, al lavoro o siete in giro e avete appunto, si apre e si mangia così, pronto, tutto pronto. Però noi li facciamo scaldare in forno e se si fanno scaldare in forno li scaldate per circa 10 minuti e sono pronti e sono molto 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 buoni. È da fare con un contorno di verdure o di patate ed è un piatto principale, quindi questo per i sausage roll. Adesso abbiamo secondo cibo per oggi, si chiama cavolo riccio o cavolo nero in italiano. Non è così utilizzato in Italia come al di fuori, specie qui in Inghilterra o negli Stati Uniti, è molto molto popolare, questo un po' meno in Italia, ed è una varietà appunto di cavolo e si può utilizzare crudo nelle insalate. Si può anche, molto versatile, si può anche utilizzare cotto, si può fare bollire, si può mettere in padella e far saltare. Noi in genere lo bolliamo e ci piace mangiarlo di contorno a un piatto principale, per esempio andrebbe molto bene con il sausage roll di contorno. Ed è una verdura molto versatile, dicevo, ed è anche molto ricca di vitamine, è ricca di vitamina A, di vitamina C, di vitamina K, in quantità proprio superiore rispetto agli spinaci, per esempio, in vitamina K, e poi è molto ricca anche di ovviamente fibre e di calcio e di ferro, quindi è molto nutriente, molto ricca come verdura. Infatti qui viene chiamato un po' un superfood, ecco, che proprio perché è così ricco di appunto vitamine e anche sali minerali. Quindi questo appunto per il cavolo riccio o cavolo nero. E poi abbiamo qua le patatine. Queste sono patatine che sono già a stecchetto, vedete? Patatine un po' stile McDonald's queste, ma sono in realtà più sane rispetto a quelle di McDonald's, che ovviamente gli ingredienti di queste patatine sono solo patate e olio di semi di girasole
E poi c'è un attimino di farina di riso, ovviamente per tenere insieme, penso l'esterno proprio, per rivestirle leggermente, e un po' di sale, quindi sono molto molto pulite a livello di ingredienti. E queste vanno fatte ovviamente cuocere, non sono già cotte, vanno fatte cuocere in forno per circa 12 minuti. 12 minuti in forno, e sono veramente molto buone, sono ottime appunto da mangiare. Anche queste vanno bene con il sausage roll di contorno, sono molto buone. E quindi queste le patatine, e poi abbiamo la zucca. Questa è una zucca di varietà butternut. Tra l'altro il butternut non era molto diffuso in Italia, negli ultimi anni è diventata un po' più popolare, adesso si trova anche in Italia. E questa invece è la zucca classica, che si trova nei paesi anglosassoni. La zucca è molto ricca di, tra l'altro, vitamina C, di carotenoidi, se si traducono, se si dice così anche in italiano. E come si cucina? Come si può cucinare la zucca? In tanti modi. Io la taglio a metà, in questo caso verticalmente, quindi rimangono due metà praticamente della zucca. Si tirano via i semi di zucca all'interno, che si concentrano nel centro, e poi la si mette sulla carta da forno, si fa arrostita, la si fa in forno per circa 40-45 minuti, e quindi si fa dorare, ed è molto buona. Si può farla al naturale, però la potete anche mettere delle spezie. Alcuni la fanno anche sul dolce con la cannella, per esempio. A noi piace farla più sul salato perché è già dolce di suo, quindi magari si mette un po' di sale, un attimino di olio d'oliva, o la si spennella anche di burro, e quindi diventa molto buona la zucca. E infine abbiamo qui i datteri, ok? Questi sono datteri Mejol. Sono datteri giganti, come vedete. Li apro anche, dato che li avevo già aperti questi l'altro ieri. Vedete come sono fatti? E questi vengono da Israele, che tra l'altro appunto avevo letto che produce il 60% dei datteri Mejol nel mondo, quindi primo produttore. E i datteri sono uno snack, in realtà noi li utilizziamo come snack, io e James, che mangiamo in genere alla mattina magari intorno, se ci svegliamo mettiamo alle 8, a mezzogiorno, alle 11 mezzogiorno, abbiamo voglia di uno snack leggero, ma che appunto sazi. E questi datteri sono molto sazianti, proprio sono grandi, sono ricchi di fibra, ovviamente sono anche ricchi di zuccheri, ma di zuccheri naturali, e sono quindi perfetti a metà mattina, proprio per proseguire poi nella giornata, e per appunto colmare quel piccolo vuoto che appunto vi viene. E i datteri hanno anche la proprietà di ridurre il colesterolo, e sono ovviamente, la ricchezza in fibre è molto buona, a proposito proprio del favorire la regolarità intestinale. E poi sono ricchi di sali minerali come zinco, rame, manganese, selenio, magnesio, potassio, e quindi aiutano proprio a reintegrare i sali minerali quando ne abbiamo bisogno. Quindi sono molto nutrienti, molto buoni. E quindi questo è tutto per l'episodio di oggi. Spero che vi sia piaciuto, e spero che abbiate imparato più appunto vocabolario, parole nuove. E allora ci vediamo nel prossimo episodio. Continuate a seguirmi, buon proseguimento e buona giornata. Ciao ciao!